Ciao e benvenuto nel mio canale, sono Guido Spanò, investitore immobiliare. Oggi parleremo di come non soltanto trovare finanziamenti per le tue operazioni immobiliari, ma anche di come gestirli con tre modalità diverse. Vedremo insieme tre modalità di finanziamento: il contratto di prestito, il contratto di associazione di partecipazione e alla fine il crowdfunding. Analizzeremo come funzionano, i vantaggi ma anche i rischi associati. Siamo pronti? Beh, iniziamo subito. Partiamo dal contratto di prestito tra privati. Il contratto di prestito tra privati è un accordo in cui una parte, ovvero sia il prestatore, concede una somma di denaro a un'altra parte, detta mutuatario, che si impegna a restituirla entro un certo periodo, con l'aggiunta di interessi. Tuttavia c'è subito da puntualizzare che, secondo il testo unico bancario, all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, l'attività di prestare denaro è riservata alle banche e ai soggetti istituzionali autorizzati. Quindi, se decidi di fare un prestito tra privati, stai entrando in una zona grigia. Questo tipo di prestito può infatti andare bene se lo fai una tantum, soltanto una volta o comunque poche volte, e comunque con familiari oppure amici stretti. Farlo in modo continuativo è altamente sconsigliato, in quanto può comportare anche delle conseguenze legali. Questo è il classico caso in cui supponiamo tu voglia acquistare un appartamento per poi ristrutturarlo. Puoi chiedere un prestito a un familiare oppure ad un amico stretto, concordando le modalità, quindi tempistiche di rientro del capitale e interessi da corrispondere. Assicurati, come sempre, di formalizzare tutto per iscritto per evitare malintesi. Il principale vantaggio di questo tipo di contratto è la semplicità. Conosci un familiare, un amico che ti vuole o ti può prestare del denaro e concordate quindi le modalità per iscritto. Lo svantaggio, come visto, è che non può diventare una modalità continuativa, soprattutto se operi come privato e non come società. Ma non entriamo qui troppo nel dettaglio e passiamo all'altra forma di finanziamento. Passiamo infatti ora al contratto di associazione in partecipazione. L'associazione di partecipazione è disciplinata dagli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile Italiano. Questo contratto è molto utilizzato nel settore immobiliare per via della sua flessibilità. Non richiede infatti formalità particolari e può essere firmato in ufficio oppure a casa, in altre parole, ovunque ti trovi. Con questo contratto abbiamo principalmente due parti: l'associato, che contribuisce con il capitale, e l'associante, che gestisce l'operazione. L'associante richiede del capitale per sviluppare un progetto specifico e, in cambio, l'associato riceve una quota sugli utili. Possiamo accordarci su qualsiasi percentuale di utile, anche se per consuetudine si fa un 50 all'associato e un 50 all'associante. Quindi immagina di voler ristrutturare un appartamento per poi rivenderlo. Puoi trovare, o magari già hai, un investitore che crede nel progetto e concordare con lui una divisione degli utili. L'investitore fornisce il capitale e tu ti occupi ovviamente non solo di aver trovato il progetto, ma anche di svilupparlo. Alla fine dividete gli utili secondo quanto concordato nel contratto. Uno dei principali vantaggi di questo contratto è la sua flessibilità. Infatti non c'è un minimo di capitale richiesto e le parti non diventano socie tra di loro, il che semplifica molte cose. Tuttavia è importante ricordare che la parola investimento non va mai d'accordo con la parola certezza. Ogni investimento comporta dei rischi e questo contratto non fa eccezione. Assicuratevi sempre di redigere un contratto chiaro e dettagliato per evitare problemi in futuro. Se hai una società non ci sono problemi a utilizzare questo contratto, ma se sei un privato, qui la legge non esclude che tu possa utilizzarlo, ma anche in questo caso meglio non utilizzarlo in maniera continuativa, altrimenti potrebbe essere considerata attività di impresa. Per finire parliamo del crowdfunding immobiliare. Il crowdfunding immobiliare è una modalità tutto sommato recente di raccogliere capitali. Tratta di una raccolta fondi rivolta al pubblico, gestita attraverso piattaforme online autorizzate e limitate ed è indirizzata esclusivamente a società.
La normativa europea, entrata in vigore con il regolamento UE 2020-1503 del Parlamento europeo, ha reso queste piattaforme soggette a rigidi controlli per garantire la trasparenza e la sicurezza degli investimenti. Quindi, facendo un caso pratico, magari vuoi sviluppare la tua prima grande operazione immobiliare, ma non hai tutti i capitali. Puoi utilizzare una piattaforma di crowdfunding per raccogliere capitale anche da migliaia di investitori. Ad esempio, una piattaforma online può aiutarti a raccogliere anche €500.000 in poco tempo da piccoli investitori che hanno visto il tuo progetto e ci credono. Quindi i vantaggi del crowdfunding sono evidenti: la possibilità di accedere a importanti capitali che vengono finanziati da investitori che possono partecipare anche con piccole somme. Inoltre, le piattaforme autorizzate devono rispettare delle normative stringenti, il che ovviamente offre un certo livello di sicurezza. Tuttavia, il crowdfunding non garantisce il successo dell'investimento. Gli sviluppatori infatti potrebbero non riuscire a restituire i fondi. La piattaforma non è responsabile della performance del progetto. In passato, in alcuni casi, è stata la piattaforma stessa a fallire. Pertanto è fondamentale informarsi bene non soltanto sulla piattaforma, ma anche sul progetto, prima di qualsiasi investimento. Benissimo, abbiamo visto quindi il contratto di prestito tra privati, il contratto di associazione e partecipazione e alla fine il crowdfunding. Ognuna di queste modalità è relativa a una fase, oserei dire, di crescita dell'investitore immobiliare e offre chiaramente delle opportunità ma anche dei rischi di cui bisogna essere ben consapevoli. Qualunque sia la forma di finanziamento di cui tu abbia bisogno in questo specifico momento, ti invito come sempre ad affiancarti a una figura professionale che sappia affiancarti nella complessità di questo mondo. Metti like e iscriviti al canale, lascia un commento, come sempre ti ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video immobiliare.